Avete già pensato a qualche idea carina per la festa della mamma? Questa volta voglio farvi vedere qualcosa di diverso, soprattutto un regalo un po' utile, perché facciamo tante cose carine, tante cose belle, ma non tutti, dobbiamo ammettere che non tutte le cose sono proprio utili. Questa volta invece voglio proporvi un pensierino utile per la festa della mamma. Sono qui su Cricut Design Space per andare a realizzare il nostro progetto. Questa volta faremo un po' diversamente, nel senso che partirò dalla confezione anziché dal prodotto. Quindi andiamo subito a far clic qua sul pulsante forme e vado a selezionare un quadrato. Dopo aver selezionato il quadrato vado a impostare le misure come sempre. Prima vado a sbloccare le proporzioni con questo lucchetto che trovo qua in alto e metto una dimensione di 9,5 x 8. Ora cambiamo il colore così vedete il tutto un po' meglio e vado a duplicare utilizzando questo tastino che si trova sopra il pannello livelli. Dopo aver duplicato vado a fare di nuovo clic qua sul lucchetto e metto un'altezza di 0,5. Vado a inserirlo un pochino così, un pochino più in alto, e ora vado di nuovo a far clic qua sul pulsante forme e seleziono questa forma. Quindi per ruotarla come sempre vi ricordo che dovete passare il mouse accanto all'angolo della forma in modo che vedete che si visualizza questa icona che è quella della rotazione. Per fare un perfetto 90 gradi dovete premere con il tasto shift della tastiera. Duplichiamo questa forma, quindi andiamo a far clic qua sul pulsante duplica. Prima di tutto andiamo a togliere un attimo queste forme, mettiamole qui da parte. E adesso facciamo capovolgi orizzontalmente, quindi prendiamo la forma e andiamo a posizionarla qui. Ora andiamo a selezionare entrambi. Chiaramente dovete fare un minimo di sovrapposizione tra una forma e l'altra, per sicurezza andate leggermente più avanti. Comunque andiamo a selezionarle entrambi, facciamo allinea in alto. Ora una volta allineato andiamo a far clic qua sul pulsante combina e poi possiamo scegliere di fare fondi o unifica. Andiamo a far clic per esempio sul pulsante fondi. Andiamo adesso a far clic qua sul pulsante forme e scegliamo un cerchio. Ora io vado a posizionare il cerchio indicativamente qua al centro e lo metto più o meno in questa posizione. Potete eventualmente trasformarlo un po' in ellisse. Ora selezioniamo entrambe le forme e facciamo allinea centro orizzontalmente. Una volta centrato andiamo a far clic di nuovo qua sul pulsante combina. Possiamo sempre usare fondi oppure unifica. Unifica ci permette di andare a fare delle modifiche in un secondo momento nel caso dovessimo farle. Quindi facciamo così. Ecco qua, ora riprendiamo i nostri rettangoli e questo chiaramente andiamo a ridimensionarlo un bel po'. Posizioniamolo adesso qua. Ora andiamo a fare sempre clic qua su capovolgi e facciamo capovolgi verticalmente. Una volta fatto una cosa di questo genere selezioniamo questo, selezioniamo il quadrato principale, andiamo a fare clic qua sul pulsante combina e poi sottrai. A questo punto dobbiamo duplicarlo, quindi facciamo di nuovo clic qua sul pulsante duplica e di nuovo capovolgi verticalmente. Ora a questo punto abbiamo quasi pronta la nostra base. Andiamo a selezionare tutti e tre i rettangoli e facciamo allinea a sinistra. Ecco qua. Ora i rettangoli sono stati allineati. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a fare clic qua, teoricamente, anzi, perché prima vi faccio vedere ancora un passaggio, su combina e poi unifica. Prima però vi consiglio di fare una cosa di questo genere. Andiamo a far clic qua sul pulsante forme e andiamo a scegliere una linea di coordinatura, quindi ruotiamo così, sempre a 90 gradi precisi, e andiamo a inserire la linea di coordinatura qua. Ora posizioniamola così, facciamo di nuovo duplica e andiamo a metterla qua. A questo punto dobbiamo di nuovo nascondere le linee di coordinatura perché, come vi dicevo, dobbiamo andare a fare
a unire tutte insieme. Controllate bene qua, perché altrimenti, se non è perfetto, non si uniscono. Comunque vi faccio vedere che cosa accade. Prima di tutto qua controllate bene che ci sia taglio di base. Ovviamente quando lo vado a selezionare mi va a cambiare tutti i colori, è tutto normale, comunque non è un problema, perché adesso andremo a metterlo come elemento stampabile. Comunque selezioniamo tutto e facciamo combina e, come vi dicevo, unifica. Vedete che cosa accade? Che se non sono precise le linee di sovrapposizione si vedono, quindi andiamo a fare annulla e andiamo a metterle un pochino più sovrapposte. Poi facciamo di nuovo seleziona tutto e poi combina, unifica. Ecco, vedete che così è precisa. Ora, per andare a capire dove sono le linee di cordonatura, dobbiamo andare prima di tutto a renderle visibili. Poi selezioniamo questo, che è l'elemento di base. Vedete che sembra ci siano tantissimi livelli, ma in realtà ce n'è uno. Possiamo anche fare doppio clic, chiamiamola per esempio con base confezione, così è più semplice da capire quali sono le parti. E quindi questa andiamo a spostarla, a trascinarla verso il basso. Vedete che così le linee di cordonatura sono di nuovo visibili. Mettiamole solo un po' meglio, così, e facciamo dovremmo teoricamente fare seleziona tutto e poi aggrega. Però prima di fare una cosa del genere andiamo qua su operazioni, mettiamo stampa prima del taglio e a questo punto selezioniamo questa, quindi la base della confezione. Ora andiamo a fare clic qua su stampa prima del taglio e a questo punto andiamo a selezionare qua sul selettore colori, facciamo colore e motivo, andiamo a scegliere il motivo che desideriamo. Vi ricordo che potete usare i motivi di Cricut Design Space o caricarli attraverso il pulsante carica. Io vado a selezionare questo. La nostra confezione a questo punto è quasi terminata, andiamo a far clic sul pulsante immagini, quindi andiamo a far clic qua, scriviamo per esempio Mother Day, ecco qua, e andiamo a cercare il codice dell'immagine che ci occorre, o per meglio dire l'immagine che ci occorre. Andiamo un pochino se c'è una che può andare bene. Ovviamente diciamo che va bene qualsiasi immagine, ecco, come potete notare ce ne sono veramente tantissime. Io vado a scegliere questa immagine qui e faccio clic su aggiungi alla tela ed eccolo qua. Vado a ridimensionare, anzi ridimensiono anche tutta la tela così vedete meglio. Ecco, lo vado a mettere qui sopra, chiaramente non fatelo proprio troppo grande, e posso andare eventualmente ad aggiungere un offset, quindi vado a far clic qua su offset. Chiaramente non metto un offset di 0,6 ma per esempio 0,05, vediamo come viene, eccolo qua. A questo punto, allora ovviamente in questo vi faccio vedere un pochino più ingrandito, sembra di dimensioni maggiori l'offset perché c'è anche la linea di taglio, perché questo, come potete notare, è un elemento di taglio base. Quindi andiamo a selezionare l'offset, selezionare la scritta, quindi tutti e due i livelli insieme, e facciamo capovolgi orizzontalmente e poi capovolgi verticalmente. A questo punto selezioniamo la scritta, l'offset e la base della confezione e facciamo clic qua sul pulsante unisci. Ora a questo punto il nostro progetto è pronto, sposto solo questo a livello più basso, faccio seleziona tutto e aggrega. Andiamo prima di tutto a salvare, quindi chiamiamolo confezione festa della mamma, salviamo. E andiamo a far clic a questo punto sul pulsante crea per vedere se abbiamo fatto tutto correttamente. Quindi facciamo clic qua.
Eccoci qua, siamo in anteprima tappetini, come potete notare dice stampa prima del taglio e cordonatura. Mi raccomando, da qua potete andare a mettere le dimensioni materiali, quindi se volete stampare su un foglio A4 fate così, cioè impostate A4, se no ovviamente vi viene piccolissimo in proporzione, poi comunque oltre che le misure sballate potrebbe non eseguire il taglio. E a questo punto niente, andiamo semplicemente a mandare in taglio, mettete le impostazioni corrette, se usate cartoncino spesso mettete in postazione EV Cardstock, non ci vuole un cartoncino super spesso, potete usare anche della carta fotografica stampabile da un lato. Ora, prima di passare all'assemblaggio, alla parte pratica, andiamo a vedere il prodotto vero e proprio, come andremo a realizzarlo. Io userò la tecnica della sublimazione, per cui sono qua sul programma Affinity Photo, dove sono andata a creare una parte della mia grafica. Ovviamente voi potete anche inviare la stampa da Creative Studio se non avete un programma di grafica. Andiamo adesso a far clic qua sul menu file, facciamo stampa e come sempre vi ricordo che dovete andare a selezionare Sawgrass Print Manager se avete una stampante per sublimazione Sawgrass, in modo che vi apra appunto questo software che gestisce al meglio i colori a seconda del materiale su cui intendete fare sublimazione. Quindi vado a far clic su OK e attendo che si apra Print Manager. Sono qui quindi su Sawgrass Print Manager. A questo punto vado a mettere poliestere come tipo di materiale, mi indica, vedete, la carta TruePix, mi mette automaticamente a specchio e qua posso eventualmente andare, allora per tutta la dimensione pagina chiaramente lascio la 4, posso andare a centrare volendo, quindi metto l'immagine totalmente centrata rispetto al foglio, oppure tolgo la centratura ed eventualmente, se mi occorre, posso aumentare un pochino la spaziatura, vedete che così me la sto mettendo leggermente più in basso. Qua c'è l'elenco dei lavori, chiaramente l'unico lavoro aperto è solo questo. Il colore vi consiglio di mettere vivide, anche perché diciamo che questi non sono colori così forti, perché sono un'imitazione, diciamo, degli acquerelli, ecco. Quindi andiamo a far clic adesso sul pulsante stampa e vediamo come procedere. Eccoci qua, sono con il mio foglio stampato con la stampante Sawgrass. Come sempre vi ricordo che dopo la stampa i colori sono molto tenui, ancora di più con una stampa di questo genere, semplicemente per il fatto che come vi dicevo si tratta di una simulazione di colori ad acquerello, quindi sono molto molto tenui. Ora andiamo a prendere il nostro panno, trovate il link in descrizione. È comunque un semplice panno per occhiali in microfibra. Andiamo a posizionarlo sul foglio in questo modo, premete bene, e poi andiamo a prendere il nastro resistente alle alte temperature. Qua andiamo a tagliarne un pezzo, un pochino vi consiglio sempre di utilizzare il nastro, soprattutto anche se questo non è un tessuto proprio particolarmente scivoloso, però un pochino vi consiglio di metterlo, quindi andiamo a metterlo qua sui vari lati del nostro panno. Ora prendo il tappetino per la termopressa e faccio una cosa di questo genere, cioè lo giro al contrario. Prendiamo anche della carta bisiliconata o carta forno e andiamo a trasferire a 195 gradi per 60 secondi. Trascorso il tempo che ci occorre, solleviamo la pressa e solleviamo la carta forno e andiamo a vedere il risultato. Ed eccolo qua, guardate un po', non è super carino, ve lo faccio vedere anche un pochino più così da vicino. Io in realtà sto esaurendo alcune cartucce d'inchiostro, quindi soprattutto il giallo magari si vede un po' meno, anche se come vi dicevo comunque si tratta di colori molto leggeri. A questo punto dobbiamo andare a preparare la confezione. Ed ecco qua, questa invece è la parte che abbiamo stampato, quindi progettato su Cricut Design Space e stampata. Al centro, come potete notare, ci sono linee di cordonatura e quindi dobbiamo andare proprio a fare le pieghe in corrispondenza di queste linee di cordonatura, quindi andare a fare una cosa di questo genere, prima su una piega e poi sull'altra.
il risultato che dovete ottenere è questo. Ora andiamo a prendere il nostro panno e andiamo a piegarlo in questo modo qui. Cercate di piegarlo in modo che sia il più diciamo dritto possibile. Ecco, una volta piegato possiamo andarlo a inserire qua dentro. Per bloccarlo bene possiamo utilizzare diverse cose. Uno, forse la cosa più semplice diciamo da utilizzare, è del biadesivo. Chiaramente ci sono anche altri modi per posizionarlo, quindi per bloccarlo all'interno, ma vi consiglio questo tipo di biadesivo che non sporca. E questo della Lebez, vi lo faccio vedere anche bene, non sporca e soprattutto è super sottile, quindi dovete semplicemente andare a prendere dei eccoli qua, vi faccio vedere, sono dei piccoli quadratini, ve l'ho fatti vedere comunque anche in altri tutorial, e andiamo a posizionarli semplicemente qua sotto, quindi sotto il panno. Eventualmente potete metterne anche uno al centro per tenere chiuso il panno. Quindi una volta che avete posizionato il biadesivo andate a staccare la carta e poi chiudete il panno in questo modo, e poi come vi dicevo andiamo a mettere un altro biadesivo qua sotto, quindi tra la carta e il nostro panno per occhiali. Ed eccolo qui, vedete come sta, non cade anche se lo giro al contrario, quindi tiene perfettamente bene, cioè magari si sposta un po' ma non cade, e a questo punto possiamo semplicemente chiuderlo. Guardate che carino che è, altrimenti potete andare a mettere un fiocchetto piegando leggermente qui, oppure se volete potete farlo anche più grande ovviamente, comunque basta che piegate un pochino qua, e possiamo andare se volete a mettere un fiocchetto qua all'interno del foro. Ed eccolo qua, questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Spero vi piaccia questa confezione esterna, guardate quanto è carina. Ho utilizzato una carta fotografica stampabile solo da un lato, o per meglio dire è stampabile da entrambi i lati, però qua all'interno vedete che non è lucida, mentre guardate la confezione quanto è bella qua, in stampa è fantastica. Per la stampa ho utilizzato una Epson EcoTank 2850. All'interno si trova quindi il nostro panno per occhiali, come vi dicevo un regalo utile, ma non serve solo per le persone che possiedono gli occhiali, ma anche come panno per lo smartphone, per una macchina fotografica, insomma, come ben sapete con i panni in microfibra si possono pulire veramente tante superfici. Piccolino, carinissimo e anche facile da portare sempre con sé, quindi un regalo utile. A questo punto il tutorial è terminato, vi ricordo come sempre che potete trovarne tanti altri sul sito mycricut.it, che potete iscrivervi sul gruppo Facebook Cricut e Silhouette Italia.